Ciao a tutti e benvenuti a Hablemos de Calcio. Oggi presentiamo un calciatore che nelle ultime ore è stato indicato come obiettivo del Napoli. Sto parlando di Takefusa Kubo, 22enne che si è messo in mostra nella Liga quest'anno. Il suo nome è venuto fuori anche perché De Laurentiis qualche tempo fa ha detto che tra i calciatori seguiti c'era un giapponese. Parliamo di un esterno che quest'anno abbiamo visto giocare sia a destra sia a sinistra, ma anche come punta, anzi ha segnato 3 gol in questa posizione. Lo scorso campionato è stato sicuramente il migliore giocato dal calciatore nella sua breve carriera. Per i tifosi della Real Sociedad è un idolo. Kubo si è conquistato il loro affetto grazie a 9 gol segnati in campionato, ma soprattutto per alcune giocate spettacolari. Il giapponese ha partecipato al 31% dei gol segnati dalla Real Sociedad. Può essere utile confrontare questo dato con quello di Kvaratskhelia che è del 32%. Naturalmente il georgiano è di ben altro livello, non è neanche il caso di fare paragoni. Le caratteristiche di Kubo sono di quelle che fanno impazzire i tifosi, velocità e dribbling fondamentalmente. Come molti avranno già capito, se il Napoli dovesse decidere di acquistare Takefusa Kubo sarebbe per sostituire Lozano. Ad ogni modo si tratterebbe di un calciatore che all'occorrenza potrebbe giocare al posto di Kvaratskhelia. Non ho dubbi sul fatto che possa adattarsi ad un campionato come la Serie A. Situazione contrattuale. Il contratto scade nel 2027. Il calciatore è di proprietà della Real Sociedad, che l'ha acquistato dal Real Madrid per 6 milioni di euro. Il Real Madrid non ha un diritto di recompra, ma un'opzione per i prossimi 4 anni, anzi 5 se contiamo anche questa stagione in corso. In altre parole, se la Real Sociedad riceve l'offerta da un club e il Real Madrid le guaglia, può acquistare il calciatore. Naturalmente Kubo deve essere disponibile a trasferirsi al Real Madrid. Non è finita perché il Real Madrid si è riservato il 50%, un diritto del 50% sulla eventuale plusvalenza. In altre parole, se la Real Sociedad vende Kubo a 10 milioni, c'è una plusvalenza di 4 milioni, 2 milioni di guadagni il Real Madrid. Il video finisce qui, vi invito a dare un like e fatemi sapere con un commento cosa pensate del calciatore giapponese. Ciao e mi raccomando iscrivetevi al canale.